Io ho conosciuto nel 1958, a metà anno, in piena estate, vivevo in Inghilterra e ho conosciuto un signore che era un assistente di volo dell'Alitalia, già all'Italia, dopo la fusione. Allora, che mi parlò di questa compagnia molto bene, in Alitalia, e sentì come parlavo l'inglese. E gli dissi che allora io già parlavo francese abbastanza bene e soprattutto lo spagnolo, perché avevo vissuto in Spagna. E mi disse perché quando rientri dall'Inghilterra potresti fare domanda all'Alitalia, e lo feci. E insieme andammo a consegnarla, questa domanda. Allora l'Alitalia aveva gli uffici ai Parioli, in Viale Pilsudski. E siccome mi chiamo Pio Albanesi, avevo circa 22-23 anni, e nemmeno mi ricordo bene, e mi misero primo nella lista ad essere vagliato. E seduta stante, come arrivai all'ultimo piano dove avveniva questo preliminare, fui fatto passare e cominciarono le varie domande, alla fine del quale, alla fine di questo colloquio, fui invitato a tenermi eventualmente a disposizione, perché io avevo già un lavoro in Inghilterra e che quindi avevo le mie cose ancora a Londra, e mi dissero: le faremo sapere immediatamente come stanno le cose. Infatti io poi, dopo un paio di giorni, mi telefonarono, mi contattarono e mi dissero che io dovevo presentarmi al Ministero dell'Aeronautica per le visite preliminari fisiche. Alla fine di questa prassi fu invitato ad iniziare il corso che si teneva a Ciampino. Ciampino allora aveva i corsi venivano fatti nell'hangar del DC-3, che quando mettevano in moto per la prova motori, perché lo provavano l'aereo, ad elica ovviamente, bisognava che in aula ci fosse completamente silenzio, perché il rumore dei motori era più alto della nostra voce, e quindi a singhiozzo venivamo, come si dice, informati di quello che sarebbe stato il nostro lavoro. E un certo signor Capelli, che poco dopo ci lasciò perché aveva una brutta malattia, era quello che ci informava, insieme alla signora Livia Fanelli, che ci ha lasciato anche lei, che è stata una delle prime hostess dell'Alitalia. Poi feci il primo volo, prova, e Roma-Milano, Milano-Roma, in aggiunta non come equipaggio ma come allievo. Subito dopo poi fui messo in turno, passarono i 6 mesi, non mi ricordo se erano 3 mesi di prova o 6, superati i quali mi veniva assegnata la busta paga e tutto quello che prevedeva in quel momento, nel 1958 esattamente, e prevedeva la legge di allora.
Da lì fino al 1982 sono stato impiegato dell'Alitalia, sempre come assistente di volo, fino a diventare un CCP, capo cabina principale, volando circa per 4-5 anni sul Jumbo, l'aeroplano che sembrava un padre di famiglia, ci portava sempre a casa, anche gli altri, ovviamente. Però ho passato 8 anni sul DC-8, che era un po' più piccolo, portava un terzo dei passeggeri del Jumbo. Poi ho volato anche sul DC-7, che era l'aereo più avanzato del momento. Poi ho fatto ancora prima sul DC-6, che andava solo in Africa e in Sud America, perché il DC-7 faceva soprattutto la New York. Poi DC-6, poi un po' di medio raggio sul Viscount, che era un aereo inglese con i motori a turbina, e anche sul DC-3. Il DC-3 aveva il rotino in fondo e la cosa che a noi sembrava impossibile, a 180 all'ora, di ciò che mi ricordo, poteva decollare, e quando era pieno di passeggeri ce n'erano solamente 24, perché era un aereo molto piccolo, e mi hanno detto che in Africa e in Sud America qualche privato ancora possiede questo aereo, perché tra l'altro ad una certa quota aveva l'antighiaccio, è stato uno dei primi, ma è un aeromobile ancora più vecchio degli altri, perché è degli anni 40. Poi con il Jumbo ho concluso la mia carriera all'Italia. L'atmosfera era molto seria, ma l'Alitalia aveva lo spirito era di corpo e nello stesso tempo era molto seria, nel senso che per il lavoro si sentiva, si percepiva che ognuno aveva un ruolo e lo svolgeva. Naturalmente voglio anche dire che la possibilità di essere, di dare in cambio della nostra serietà, c'era una retribuzione giusta e tutto funzionava veramente. Avevamo un'assistenza per i passeggeri che era senza dubbio fra le migliori del mondo. Questa non era un'opinione all'Italia, era un'opinione diffusa, tanto che noi avevamo nomi molto importanti di allora, e poi nel proseguio altrettanti, dalla famiglia Agnelli, l'avvocato famoso, o addirittura grandi personaggi, posso ricordare la Maria Callas, la Divina, che ho avuto la fortuna di ascoltarla al Metropolitan di New York e a Londra. E poi i cantanti, gli attori, ma soprattutto politici. Noi avevamo una schiera di politici che volava soltanto con l'Alitalia. C'era un rapporto diretto con loro e con altre aziende che magari avevano dirigenti o particolari personaggi che volavano solo con noi, perché l'Alitalia era una questione di
di come si porgeva nell'accoglienza e quindi veniva molto gradita. E questo, diciamo che questo aspetto l'abbiamo anche sentito nei momenti di conflitti molto seri, problemi sindacali, problemi di rapporti di lavoro, eccetera, hanno fatto sì che ci fosse sempre a un certo momento cercare di trovare una soluzione per le cose che magari potevano costare un pochino di più, un pochino troppo, però questo significava avere un'accoglienza diversa, come su tutti i vari le componenti che il lavoro prestatore d'opera, come eravamo, se li trascina dietro. Poi abbiamo avuto anche, e questo lo posso personalmente testimoniare, che avevamo alle spalle, e lo sentivamo anche noi che avevamo l'assistenza passeggeri, non eravamo i cosiddetti apparati tecnici, no? Dai piloti in poi, eravamo solo l'accoglienza e allora sentivamo la sicurezza, cioè c'era un modo di pensare che se l'aereo non fosse perfetto non si partiva mai. Devo aggiungere a questo che c'era una società e c'erano diciamo altre espressioni che erano molto attente a quello che si chiamano minimi per poter partire o massimi, all'interno del quale era tutto predisposto affinché la sicurezza fosse il primo aspetto che queste operazioni dovevano essere praticamente diciamo curate particolarmente insieme all'accoglienza, la quale accoglienza era il primo dato importante per cui quando un passeggero sia a terra che quando entrava nella cabina passeggeri sentiva che era assistito, comunque era in buone mani, con simpatia, con serenità e durante anche il volo che molto spesso, devo dire che poi nel tempo cambiò perché la gente si abituò a volare. Chiaro che negli anni 50, 60, 70 questo rapporto con il viaggio fatto attraverso il volo è stato sempre più facilitato dal fatto che era diventato un mezzo alla portata di un pubblico sempre più vasto.